Chiellini parte Immobile, non ci credo dove l'ha messa. Non ci credo dove l'ha messa. Finisce qua. Il Bologna 3 rigori a 2, risultato complessivo 4-3. L'Inter è fuori dalla Supercoppa italiana in semifinale, passa il Bologna ai calci di rigore. Non ci posso credere, ragazzi, che lotteria, no, lotteria di rigore non è nemmeno giusto dirlo, ma veramente schifosa questa sequenza di calci di rigore tra Inter e Bologna. L'Inter è di nuovo fuori ai calci di rigore dopo la partita che si era chiusa sull'1-1. L'Inter che era andata subito in vantaggio con Marcus Thuram dopo 70 secondi e sembrava di potesse indirizzare la partita e dominarla. Invece poi arriva il pareggio di Orsolini ancora sul rigore con la mano di Bissek in un'azione che ha fatto molto discutere, ma purtroppo era rigore per quella mano così larga. Un Inter che dopo il gol aveva creato poco, nel secondo tempo domina l'incontro, meriterebbe anche il vantaggio, ma ancora una volta stiamo lì a parlare delle solite cose. Troppe occasioni da gol fallite dall'Inter, soprattutto negli ultimi 15-20 minuti. Alcune scelte di Chivu mi hanno lasciato qualche perplessità anche a livello di gestione, come il fare entrare Lautaro Martinez a soli 15-20 minuti dalla fine, quando Lautaro l'hai visto che è entrato con tutto un altro passo, con tutta un'altra grinta, con tutta un'altra cattiveria e ha creato altre occasioni da gol, ma anche la scelta di togliere Zielinski, non fare entrare Cianoglu, ok che non stavano bene, ma arrivavi lì per i calci di rigore, l'Inter chiude praticamente senza rigoristi in campo e poi ai rigori ovviamente perdi. Vanno in finale le due squadre che avrebbero dovuto partecipare alla Supercoppa italiana, per dirla alla Christian Chivu. Vanno in campo quindi la vincitrice dello scudetto contro la vincitrice della Coppa Italia. Rosico parecchio perché secondo me l'Inter aveva quasi l'obbligo di vincere questa Supercoppa italiana. Al tempo stesso, Simo, cerco di guardare anche il bicchiere mezzo pieno dall'altro lato. È un Inter che esce subito, quindi può tornare a Milano per preparare il campionato. Lo fa senza aver preso una scoppola in campo, nel senso che non vai a perdere contro il Napoli, che sarebbe stato molto più deleterio. Soprattutto esci senza aver perso, perché l'unica volta in cui non si può pareggiare, comunque trovi il primo pareggio di questa stagione e quindi secondo me non sarà una sconfitta, questa un'uscita che toccherà troppo nella testa la nostra Inter. Fatto sta che però, come dicevo prima della partita, l'Inter ha raggiunto ormai uno status per cui in questa Supercoppa ti devi presentare, devi mettere gli attributi sul tavolo e portarti a casa la vittoria della Supercoppa italiana. Quindi io resto deluso da questa Supercoppa, dall'ennesima partita in cui veramente sprechi troppe occasioni ed è l'ennesima partita che va in questo modo qua. Beh, la partita si può dividere in due parti, nel senso che la fase dei rigori la lascio un attimino dietro ed è una fase in cui se ti presenti senza nessun rigorista non può che finire così. L'abbiamo visto con l'Atletico Madrid 2 anni fa in Champions League, in maniera un po' simpatica dicevamo, ma fino a un certo punto l'abbiamo visto con l'Atletico Madrid in amichevole qualche mese fa e l'abbiamo visto anche oggi. Tu non hai rigoristi, a parte Çalhanoğlu che oggi non c'era, e quindi 9 volte su 10 perdi per forza di cose. Quindi, ovviamente poi lo speri perché i rigori hanno sempre quella componente di incertezza insita in loro stessi, però i numeri facevano prevedere questo. Nella partita è stata una gara, secondo me, molto diversa nei due tempi e il primo tempo a sua volta è stato molto diverso tra la prima e la seconda metà. Però alla fine sono d'accordo, cioè chiudi questa gara con il rammarico di aver avuto una serie di occasioni anche piuttosto nitide, alcune di queste, e per un motivo o per un altro, tra l'altro non solo non fai gol, ma fatichi pure a tirare, perché se tu ci ripensi, il colpo di testa nel finale di De Vrij era liberissimo nel cuore dell'area piccola e non prende neanche la porta. Bastoni pochi minuti prima, più o meno stessa cosa, non prende neanche la porta. Sì, c'è stato il tiro di Di Marco mezzo al volo con Ravaglia che respinge, però cioè alla fine hai creato tanti presupposti, pochissimi di questi sono diventati tiri effettivi pericolosi e praticamente nessuno è diventato gol a tutti gli effetti. Quindi è ancora la solita dinamica, purtroppo, di un Inter che alla quale manca esattamente questa cosa. Il Bologna nel primo tempo aveva fatto
una seconda parte del primo tempo molto buona, che in qualche modo giustificava il pareggio, pur se è arrivato con l'episodio un po' così del rigore, però nella ripresa tu dovevi avere quella forza e quella tenacia di riuscire a fare almeno un gol e andarla a vincere, e se poi ti condanni ai rigori con questi giocatori è inevitabile che finisca così. Sì, che poi nel secondo tempo il Bologna secondo me ha giocato sempre per andare ai rigori, si è visto proprio. L'Inter, come fate a scrivere? Non ho visto tutte queste occasioni dell'Inter. L'Inter nei minuti finali, ragazzi, ha fatto l'elenco anche Simone. In 30 secondi c'è stato Lautaro e la parata di Ravaglia, l'occasione di Bastoni, quella di Di Marco, quella di De Vrij. Poi sì, è vero che alla fine salva Martinez su Fabiano e sarebbe stata l'ennesima beffa clamorosa. Però l'Inter ha avuto le occasioni e non le ha finalizzate. Io esco da questa partita, Simo, torno sempre sulla questione di alcune scelte che non mi hanno convinto e alcuni dettagli a livello di testa, di cattiveria che mi fanno veramente imbestialire, perché io credo che quando arrivi ai dettagli finali è proprio questione di millimetri. Questione di millimetri significa anche quella precisione, quella cattiveria in più, quella attenzione di più al dettaglio. E poi vediamo anche i rigori. L'Inter ha battuto dei rigori, ragazzi, da vomitare. Cioè, ha battuto dei Orribili. vomitevoli, davvero. E io adesso non voglio prendermela, non è un modo per attaccare Bonnì, ma il rigore che tira Bonnì, ragazzi, è completamente insensato. Per un giocatore che stava chiudendo la partita, che era quasi cotto, lo vedevamo, anzi io pensavo che lo avrebbe cambiato Chivo, invece gli fa battere anche il rigore e lo batte male. Bastoni, ok che ha un bel piede, ma era dagli ultimi 20 minuti ha sbagliato tutti quanti i traversoni, anche proprio nelle scelte, nelle interpretazioni, ed era evidente che non fosse centrato o comunque che fosse molto stanco e quindi stava mancando di lucidità. Quando giochi ad altissimi livelli, i rigori non sono dettagli, cioè anche quelle vanno allenate, anche quelle vanno studiate nei minimi dettagli, e ancora una volta invece l'Inter esce proprio ai calci di rigore, dove ci sei arrivato, ripeto, secondo me la mia è una posizione molto privilegiata, assolutamente, però con delle scelte che mi lasciano tante perplessità, tantissime perplessità, perché Cianoglu, se è recuperato e va in panchina, 2 minuti in campo per battere i rigori li può fare. Pio Esposito, che è un rigorista più di quelli che li hanno battuti, poteva entrare per batterlo. Ma Lautaro Martinez, come può Lautaro Martinez entrare a 20 minuti dalla fine, che non ha nemmeno il tempo materiale di poter incidere qualcosa? E lo hai visto che rispetto a Bonnì e Thuram è entrato in 15 minuti e ha fatto il triplo di quello che hanno fatto loro due insieme, a livello di attitudine, di cattiveria, di atteggiamento. Lo stesso Diouf, cioè serviva aspettare il 70° per sostituire un Luis Enrique che sì, ha fatto un tiro, ma poco altro, sia perché è stato poco coinvolto, sia perché lui stesso è stato molto, molto timido. Non lo so, è una partita che mi lascia varie perplessità. Leggo un paio di commenti mentre ringrazio Franco Marelli. Grazie Franco, che scrive: che tristezza, speravo in questa Supercoppa, che prospettive vedete per il futuro prossimo? Adesso ne parliamo. Davide, una partita in meno, abbiamo risparmiato un sigaro, quindi Davide è contento, ecco, che non si sia vinto, che si sia usciti. Mr. Miles scrive: calciare rigori così è un'offesa al tifo. A proposito di questo, Simo, ti chiedo un flash sulle questioni arbitrali, perché vedo la chat che è inferocita sul tema arbitrale. Io credo che l'arbitro abbia preso decisioni corrette, però non so che ne pensi tu. Sì, sono d'accordo. Il rigore di Bissek per me c'è, perché il braccio è scomposto, Castro lo tocca appena, ma non è una spinta sufficiente per poterla considerare un fallo, e quindi poi il movimento di Bissek è scomposto e il tocco c'è. Il rigore di Bonnì è la stessa dinamica di Lorenzo Mkhitaryan, e secondo me non proprio identica, ma simile anche a Pavlovic Khedira. La questione che mi fa e che ci fa un po' arrabbiare è che sia quando si sbaglia che quando si va giusto, l'Inter rimane fregata, perché con Di Lorenzo Mkhitaryan lo hanno dato anche se non c'era, e l'Inter si è dovuta beccare un rigore contro. Oggi prima lo danno e poi lo tolgono, e lo tolgono a noi. Però nei fatti, guardando l'episodio, quello del Bologna corre dritto, Bonnì allarga il piede, impatta con la sua corsa e cade per terra. Secondo me quello non può essere rigore, come ho sempre pensato e sempre detto su questo tipo di dinamiche. I rigori invece calciati, cioè io mi sono incazzato come una bestia con quello di Bonnì, perché è proprio una questione di logica, no? Se tu non sei un rigorista e quindi non sei capace a calciare i rigori in un certo modo, calciali semplici. Mi tiri un missile centrale,
magari non a rasoterra ma un pelino più alto, e fai così. Perché devi fare la rincorsina breve, poi la finta, per poi tirare una mozzarella che paravo anch'io? Perché se io avessi azzeccato il lato, lo paravo anch'io quel rigore lì, e forse perfino quello di Bastoni paravo. Cioè, se io non so cucinare e devo fare un piatto per sfamarmi, mi faccio un piatto di pasta al pomodoro veloce, non mi faccio la ricetta gourmet clamorosa che poi non mi viene. È proprio la cosa più semplice del mondo. È questo che mi fa incazzare, perché se tu li tiri normali, come dei tiri in porta, e li sbagli, va bene, non sei Cialanoglu, lo sapevamo in anticipo, ma se mi tiri quei rigorini lì, da fenomeno, cioè, io personalmente sono sbottato, ma penso di non essere l'unico, anche in chat vedo molti che erano arrabbiatissimi, ma non a Bonni in quanto Bonni, cioè, oggi è stato lui, ma l'avrei fatto con chiunque questo discorso. Sono d'accordo, mentre ringrazio anche Matteo, 8 mesi con noi, Kivu fa sempre i cambi tardivi, purtroppo stasera è vero. Aggiungo che tra le altre cose, ripeto, ci sono degli errori nostri, il Bologna che tra l'altro è un'ottima squadra, una squadra molto forte, ha fatto bene soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo noi abbiamo fatto secondo me molto meglio. Abbiamo analizzato i nostri errori, abbiamo analizzato anche quelli di Kivu, abbiamo analizzato i nostri calci di rigore. Ultima cosa nell'analisi, quindi non riducete la mia analisi a questa singola parola, però io ci aggiungo anche che porca miseria quest'anno e non solo, quando una cosa deve girare al 50 e 50 ti gira contro comunque, perché cioè, anche stasera Bissek subisce una spintarella, resta in piedi, la tocca con la mano, calcio di rigore. Vai dall'altro lato, stessa cosa come dicevi tu di Mkhitaryan Di Lorenzo, questa volta la vanno a rivedere, tolgono il rigore. Un'altra situazione in cui Lautaro va a contrastare Moro si butta a terra, l'Inter potrebbe andare in porta, invece viene fischiato fallo. Il tiro deviato da Lukumi, che se succede a noi va sicuramente in autogol, a parti invertite, Di Marco tira, Lukumi spiazza la vaglia e il pallone finisce fuori di tanto così. Ragazzi, noi non siamo come l'altra squadra che è notoriamente la più fortunata della storia del calcio e ogni minima cosa dobbiamo sudarcela, quindi purtroppo in questo momento non ci girano anche queste cose, ma ripeto, è l'ultima cosa di una lunga catena che Emilio Zottarella, come al solito, fatica a capire, che ha scritto quante scuse, ma Emilio, vabbè, sempre all'attacco, non ha nemmeno senso leggerlo. Quindi leggo invece Fabio, che ringrazio, che scrive da Chicago un bianchino a Josep. Simo, per te Martinez stasera ha dimostrato che deve essere il titolare dell'Inter? No, ma lo deve essere comunque, molto semplicemente. Quindi la butti lì così. Migliore in campo per te? Zielinski, che per inciso, visto che in tanti lo dicono, io credo che sia stato sostituito perché davvero non ne aveva più a livello muscolare, cioè io ho avuto proprio quell'impressione di un giocatore che magari cominciava ad avere qualche piccolo crampo, qualche piccola contattura, ma perché non ha senso? Cioè l'unico mezzo rigorista che hai lo tiri fuori all'86esimo? Cioè, quando una cosa ci sembra talmente folle perché probabilmente c'è una spiegazione che non conosciamo, tendo a pensare, perché sennò davvero non avrebbe alcun senso. Io aggiungo anche i due subentrati, Diouf e Lautaro Martinez, che mi sono piaciuti e hanno fatto bene. Ancora una volta un Luis Enrique un pochino timido, che ha fatto solo un bel tiro impegnando Ravaglia, ma nel primo tempo aveva toccato 5 palloni in 45 minuti, che è veramente troppo poco. E poi sulla sinistra Di Marco ha sbagliato veramente tanto. Poteva metterci sicuramente più precisione. Chiudiamo qui questa clip in finale, quindi sarà tra Napoli e Bologna questa Supercoppa italiana. L'Inter torna e andrà a preparare quindi la gara contro l'Atalanta, che sarà la nostra ultima gara del 2025 e quindi una partita molto importante con cui salutare l'anno. Vi ricordiamo passioninter.club lì in alto per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo, sperando di poter ripartire, di poter finalmente vincere un big match, perché sarebbe veramente ora.